Boh, bella, oggi proviamo qualcosa di strano. E questa è un'idea che ci è venuta così tanto per, cioè, assaggiare cibi strani e pubblicare qualcosa, perché ci sta. Siamo italiani e bisogna giudicare il cibo straniero. Anche perché penso che nessuno lo abbia mai fatto. Sì, non vedo italiani che provano una roba veramente tanto strana. Esatto. Invece oggi siamo qua a provare cosa? Gli ciappaghetti stuc. Do la... consegno la palla al mio compare. Sono degli spaghetti proprio coreani, cioè dovrebbe essere coreano, almeno se il modo in cui è scritto credo sia proprio coreano, non so se vedete. E sotto appunto c'è scritto Korean Black Spaghetti with Roasted Jajang Sauce. Non so la pronuncia, però insomma è quello che è. E niente, adesso li cuciniamo e Vediamo come andrà a finire. poi li assaggiamo in diretta, ovviamente. Prova di gusto. Degustazione. Voto anche perché ovviamente Per forza, il per voto, forza. cioè, ci sta. E quindi sì, ci rivediamo tra poco. E niente, adesso andiamo a prepararlo e le istruzioni dicono di bollire 600 ml di acqua e per farlo io utilizzerò un bollitore, un semplissimo bollitore da casa e niente, farò bollire più o meno 600 ml d'acqua. Ecco, più o meno. Non vado preciso perché ovviamente come la cucina italiana dice butta tutto là e funziona. Prendiamo il bollitore, lo mettiamo sulla pentola. Non era un rumore molto bello comunque. E niente, adesso accendiamo il fuoco e lasciamo bollire l'acqua. Intanto apriamo e vediamo cosa c'è all'interno di questo, perché le istruzioni dicono che bisogna aggiungere i noodles e il mix di verdure e cucinare per 5 minuti, quindi vediamo cosa si trova all'interno. Allora abbiamo noodles strani, non siamo abituati a vederli probabilmente di questo spessore. Poi abbiamo, la polvere per la zuppa, che credo sia quello che darà il colore agli spaghetti. Ci sono il mix di verdure, immagino, a sentirlo. Ok. E infine l'olio. E adesso che sta bollendo l'acqua, prendiamo i noodles e li inseriamo all'interno e buttiamo le verdure. Saranno, esatto, disidratate, comunque non so che verdure siano effettivamente, sono delle palline marroni. La cosa che dobbiamo fare adesso è prendere il bacchetto, quello che volete, insomma, cominciare a girare e piano dividere i noodles che ci sono all'interno della pentola e dell'acqua. Pian pianino, per 5 minuti dobbiamo farli cuocere. Ha finito di cuocere, noi lo prendiamo delle presine scrause proprio, e quello che dobbiamo fare è, come dice la confezione, tirare via più o meno 4 cucchiai di acqua di cottura e io li metto su un bicchiere e dopo scolare il tutto, facciamo saltare, li rimettiamo dentro la pentola, ok, e rimettiamo i 4 cucchiai. E quello da fare adesso è mettere l'olio, mettiamo l'olio che è scoppiato proprio, mettiamo l'olio e dopo mettere la polvere per la zuppa che ha un colorito marroncino, non molto invitante, l'odore ricorda quasi il cioccolato. Ok, e adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è prendere e girare. Vediamo. Sta diventando più o meno il colore che si vede sulla foto della confezione. Non sembrano neanche male a vedersi. Hanno solo un odore che è molto strano. Bene, adesso serviamo e assaggiamo. Abbiamo finito di cucinare, adesso assaggiamo e questo è quello che è venuto fuori. Non so se si vede un po', ma cerco di tirarlo lì su. Sono
super collosi, Tanto. tanto collosi. E niente, adesso assaggiamo. Assaggiamo e vediamo come va. Ti dirò, non è male. Non è male. Non è malvagio. il cibo più buono che abbiamo mai assaggiato. Non è il classico, come si chiama? Sake Bon, ovviamente. Esatto, Scordatevelo completamente. Quindi Diciamo che si parla di tutt'altra cosa. tutt'altro. Molto strano, però molto buono. È colloso, però in bocca non ti lascia la stoppa. come si Esatto, dice. non ti ti lascia- allappa. Non ti allappa la bocca. Esatto. Ha un sapore buono, strano, che non si può definire. Non è Non puoi definibile. ricongiungerlo a niente, ecco. È proprio un sapore totalmente nuovo. Però magari con un uovo dentro ci starebbe, o comunque un po' di formaggio magari, perché Un formaggio così. di quelli là tipo, non so, cheddar o roba del genere, magari ci starebbe, sarebbe molto Magari con buono. un po' di anche erba cipollina o cipollotto. Qualcosa così. Eccoci qua, dopo aver finito il nostro piatto, direi che potremmo passare anche alle conclusioni. Sì, passiamo alle conclusioni. Cosa ne pensi? Che voto daresti da 1 a 10? Da 1 a 10, allora, sapendo che comunque è un gusto strano, completamente differente dai nostri canoni di gusto, gli darei comunque anche un bel 7, perché comunque è strano ma buono, non è il top di gamma, cioè non è il più buono che io abbia mai assaggiato per esempio, ma neanche il più schifoso. Esatto, è un 7, Discreto. un 7 giusto, perfetto. Anche te la pensi come me? Sì, cioè nel senso è un gusto che per noi è completamente strano, non esiste nella nostra cucina, quindi non saprei neanche ricongiungerlo appunto a niente. Quindi sì, io darei un 7. 7, è Un più che 7. meritato. Sì, esatto. Ci sta. Approvato.